Ciao, io sono Fukurumi di Masayume Lab e vi do il benvenuto in questo video. Prima di tutto grazie per essere qui. Se ci siete significa che avete deciso di supportarci su Ko-fi e di questo ve ne siamo estremamente grate. Detto ciò, vi mostro come ho realizzato la Virtus Contract di Nier Automata. Come prima cosa ho usato le reference del gioco per creare un pattern per avere un'idea delle dimensioni e di dove andasse cosa. Ho poi trasferito la parte della lama sul foam da 5 mm. Per ogni spada ne ho fatte 2 copie. Questo perché all'interno ho inserito una stecca di metallo in modo che fossero rigide ma leggere. Ho piegato la stecca a mano per far sì che seguisse la direzione della lama e ho fatto un'incisione nel foam in modo che rimanesse all'interno. Ho poi tagliato la stecca all'altezza di metà del pomolo e ho incollato le 2 metà con la stecca all'interno. Ho usato il compasso per fare un segno costante dove arrivava il filo della lama, per poi sagomare il tutto con il Dremel. Fatto questo, ho creato il pattern per i decori sulla lama con del semplice scotch di carta. L'ho trasferito su del foam da 2 mm e ho poi incollato i 2 pezzi su ogni lato delle lame. I bordi li ho sagomati appena appena con la punta di pietra del Dremel. Ora invece passiamo alla guardia e al manico. La guardia è fatta di un solo strato di foam da 1 cm, mentre per il manico e il pomolo ne ho usati 2, scavati all'interno per poter far passare la stecca di metallo. Il pomolo l'ho poi sagomato a forma di cono, mentre per il manico ho solo smussato gli angoli. I decori della guardia li ho disegnati io a mano, cercando di osservare i pixel delle reference prese direttamente dal gioco, che non sono molto chiari. Ho poi creato il vettoriale del mio disegno in modo da poterlo specchiare e avere tutte e 4 le facce identiche. Se vi piace il mio design e lo volete anche voi, lo trovate sul nostro shop di Ko-fi. Stampato il pattern completo, l'ho riportato sulla guardia per dargli la forma corretta. Ho poi ritagliato il bordo più esterno del pattern per ripassarlo sulla guardia, per smussarne gli angoli, e su del foam da 2 mm su cui ho riportato poco alla volta il disegno, incidendolo con un cutter. Alla fine ho solo incollato i decori sulla guardia, sopra e sotto. Ed è quindi arrivato il momento del pomolo. Questo è stato un azzardo, un esperimento, perché non avevo mai usato il foam clay per creare dei decori, figuriamoci dei decori così complicati. Infatti ho poi scoperto di aver sbagliato a modellare sullo scotch di carta, perché poi non si staccava più. Comunque, anche in questo caso, ho usato le reference del gioco per capire cosa dovessi fare, disegnando una traccia da seguire direttamente sul pomolo. Ho usato il foam clay anche per il decoro in rilievo sulla lama. Una volta asciutti, ho dato il primer e carteggiato leggermente, per poi creare degli stampi in silicone bicomponente, in modo da avere delle copie perfette che ho fatto di nuovo in foam clay. Al pomolo mancava solo l'anello in cima per tenere la nappina, ovviamente fatto anche quello in foam clay. Qui non ho registrato un passaggio, ma non è nulla di complicato. Ho messo 2 strati di Worbla in cima alla parte della lama per renderla un poco più resistente e scaldandolo ci ho attaccato i decori e ho fatto le incisioni che si possono vedere sulla reference. Stavolta ho poi usato la pellicola per sagomare il foam clay sul Worbla per creare i seppa o spaziatori. Questo perché la spada che state vedendo adesso è stata pensata per essere divisa in 2 parti, mentre per le altre 2 non c'è stato bisogno di questa accortezza. Infatti potete vedere che tra il manico e la guardia non c'è la pellicola. A questo punto la parte di creazione è finita e si può passare al primer e al colore. Come primer ho usato l'X-Flex diluito a pennello dandone 4 mani. Per il colore invece ho usato gli acrilici. Poiché è passato un po' di tempo tra quando ho finito la prima spada e le altre 2, ho poi deciso di cambiare il modo in cui ho colorato i decori della guardia e devo ammettere che questo risultato mi piace di più. Il pomolo ha ricevuto un'attenzione particolare perché ci tenevo a creare delle sfumature in modo che il colore non risultasse troppo piatto. Dopodiché ho dato un paio di mani di fissativo. Adesso mancavano solo le parti in stoffa. Per la copertura del manico, o tsukaito,
ho seguito una tecnica realmente utilizzata nella creazione delle katane. Sembra molto complicato, ma in realtà basta piegare 2 volte su se stessa la fettuccia, prima un lato e poi l'altro. Io mi sono fatta aiutare, ma i maestri spadai giapponesi sono in grado di fare questo processo tutto da soli. Però, per essere la prima volta che facevo una cosa del genere, sono rimasta molto soddisfatta del risultato. Rimaneva quindi solo da attaccare il pomolo, le fettucce su manico e lama, e la nappina. E la spada è finita. Come vi dicevo, ci sono 2 versioni di questa spada, una a pezzo unico e una con il manico smontabile per un trasporto più comodo. Meloe, a luglio, ha portato la versione smontabile a Calella, in Spagna, al Salò del Manga. Le 2 copie a pezzo unico sono attualmente acquistabili nel nostro shop di Ko-fi, mentre entrambe le versioni sono sempre disponibili nella sezione commissioni. Detto questo, io vi ringrazio per essere rimasti fino a questo punto e vi invito a scriverci nei commenti o in privato per qualsiasi domanda possiate avere. Al prossimo progetto!